Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti tutti alla vostra Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo che è veramente buggato, un modulo che vi farà vincere spesso e volentieri tutte le vostre partite. Certo, qualche piccola sconfitta ogni tanto purtroppo arriva, ma è una cosa fisiologica del gioco, e comunque purtroppo i moduli noi ben lo sappiamo che dopo un tot di tempo smettono di funzionare, ma comunque il mio consiglio rimane sempre quello di non cambiare modulo, anche se magari vi porta a qualche sconfitta. Io devo comunque portare sempre nuovi contenuti, di conseguenza provo sempre nuove cose, provo sempre a inventarmi qualche piccola news, e di conseguenza, senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo subito a vedere di cosa stiamo parlando ragazzi. Il modulo è il seguente, fondamentalmente ragazzi un 4-4-2 ma con una difesa buggata, appunto come vi dicevo prima. Per questo ragazzi è un modulo che è buggato, perché ha una difesa veramente pazzesca, e un attacco che comunque è lo stesso, e con gli stili di gioco che poi andremo a vedere insieme appunto è veramente micidiale. Partiamo però ragazzi dal portiere. Io il portiere non vi do indicazioni, mettete chi voi reputate sia il migliore, perché comunque tutti i portieri vanno bene, va bene un portiere offensivo, va bene un portiere difensivo. È uno stile di gioco, scusatemi, è un modulo tra l'altro che va bene con tutti gli stili di gioco, nel senso che va bene con il contropiede, con il possesso, perché comunque abbiamo tutti i giocatori vicino, con il passaggio lungo. Forse quello con quale magari un pochino ce lo vedo meno è il vie laterali, perché comunque il vie laterali presume che abbiamo appunto degli esterni con la quale poi andiamo a fare dei bellissimi cross per le punte, e in questo caso non ce li abbiamo, ma lo possiamo rendere eventualmente da stile vie laterali, allargando almeno uno dei due trequartisti, quindi facendolo diventare o esterno o comunque CLD o CLS. La difesa ragazzi invece come è strutturata? La difesa io ci metto qui uno sviluppo che è il nostro amico Franz Beckenbauer, grande difensore di tutti i tempi. Lui è uno sviluppo ragazzi, ma la cosa importante quali sono? Quelli che sono i suoi parametri, le sue statistiche. Io la cosa che vi consiglio ragazzi quando andiamo a fare le build, e questo lo dico sempre, vale un po' anche per tutta la difesa ma un po' per tutti i giocatori della squadra, è quella di metterci di fare una build corretta intanto su come era il giocatore, ma quella di andare sempre a tenere in considerazione è secondo me la velocità, e per gli attaccanti anche l'accelerazione. Perché vi dico questo ragazzi? Perché comunque la velocità attualmente secondo me è uno di quei parametri che sono vitali su questo gioco, nel senso che noi non possiamo avere dei difensori che sono ragazzi lenti, pur essendo magari bravissimi tecnicamente, pur essendo bravissimi magari in difesa, pur avendo dei parametri eccelsi, ragazzi rischiamo veramente che contro i vari Romario, i vari Eto'o, i vari Mbappé e via dicendo prendiamo delle imbarcate, perché comunque sì, i parametri difensivi vanno bene, come ad esempio in questa carta che ce li ha ottimi, tra l'altro c'è anche il booster sulla difesa, ma secondo me uno dei parametri più importanti è comunque la velocità, perché se noi siamo comunque veloci, anche non avendo magari 95-98 di difesa, riusciamo comunque a saperci comportare, e questo fa sì che comunque prendiamo meno gol. Poi ci sono tante altre cose da dover analizzare eventualmente, come i booster, come ci muoviamo in campo e via dicendo, però in linea generale ragazzi è questo il discorso. Dicevo quindi la velocità, questa carta è ottima anche in difesa, è ottima a livello tecnico, ci sono anche altri sviluppi che comunque sono discreti, l'importante ragazzi è che abbia almeno 87-88 di velocità. Più bassi ragazzi, io anche già 82-81 vi dico ragazzi di scartarli, e quindi prendiamo in considerazione carte che hanno almeno 85, 86, 87 di velocità, non di meno. L'accelerazione ci interessa poco, perché tanto quella è quando si ha il possesso palla, ma ovviamente un difensore non è che si fa queste sgaloppate incredibili. Qui ragazzi questa difesa è messa in questa maniera, i centrali anziché essere messi uno fianco l'altro sono messi uno sopra l'altro, e il che fa sì ragazzi, credetemi, che lasciamo molti meno spazi, molti meno buchi, c'è sempre qualcuno che va comunque a coprire e
a tappare, diciamo, appunto gli spazi lasciati dall'altro, io qui davanti ci metto un incontrista. Secondo me qui l'incontrista, ragazzi, è fondamentale, quindi mi raccomando, se volete provare questa difesa mettete qui davanti un incontrista. Perché l'incontrista, ragazzi, è un giocatore, appunto, come dice la parola stessa, che tende ad andare incontro, che tende ad andare, quindi tende a uscire dalla difesa e andare delle volte quasi a fare il mediano, quando magari Vieira o Pirlo sono leggermente saliti. Quindi questo Mickey Van de Ven, tra l'altro, ha una bellissima carta, un po' settimanale, trovato un po' di tempo fa ormai, ma una carta veramente veramente eccezionale, che rispecchia un po' il tipo di carta che intendo io come difensore. Quindi ottima velocità, ottimo comportamento difensivo, tecnica discreta, ovviamente non sarà eccelso ma ci interessa poco, buon passaggio, buon colpo di testa, contatto fisico. Quindi, ragazzi, comunque una carta veramente veramente top, almeno per chi non ha leggende, perché alla fine della fiera capisco che non tutti noi shoppiamo, che non tutti hanno delle determinate carte. Io lo stesso sono uno di quelli che evita di shoppare, che se trovo delle carte bene, altrimenti pace. E passiamo qui dietro invece a Maldini. Maldini, questa appunto è una delle famose leggende che trovai a suo tempo nel giro gratuito. Ho avuto molta fortuna, lo so, però, ragazzi, vi posso dire che comunque è una carta veramente veramente top. Il terzino difensivo, tra l'altro, lui può fare anche il difensore centrale, si comporterà un po' come uno sviluppo, nel senso che comunque tenderà a dare copertura rispetto all'incontrista, che invece tenderà a uscire, o anche un frontale extra che comunque fa dei movimenti diciamo un po' in quello stile. E se non avete un terzino difensivo con queste caratteristiche, quindi con questi parametri, vi consiglio, ragazzi, di metterci uno sviluppo. Lo sviluppo comunque è una carta che tende a fare il tipo di movimento che fa il terzino difensivo e va bene lo stesso. Questa carta che caratteristiche ha, ragazzi? Ha velocità, come già detto prima, ha un ottimo comportamento difensivo, salto, potenza di tiro, ci interessa poco, ma comunque colpo di testa, contatto fisico. Ragazzi, questi sono i parametri per i difensori che dobbiamo tenere in considerazione. Anche Costa Curta ha un po' lo stesso tipo di carta, ragazzi, quindi questa tra l'altro è una carta che per i più anziani del gioco dovremmo avere un pochino tutti, perché l'avevano regalata, mi ricordo, un po' di tempo fa. Ma comunque un terzino difensivo, ragazzi, più o meno con queste caratteristiche. Io, ad esempio, prima di avere Costa Curta utilizzavo Mendy del Real Madrid, che è praticamente un giocatore che possiamo prendere anche gratuito. È un terzino difensivo, un'ottima carta, veramente veramente buona, che può fare eventualmente da cambio con Costa Curta. Diciamo che l'unica cosa che ha forse lui in più è che può fare diversi ruoli in difesa, lo possiamo mettere a destra, a sinistra, come possiamo vedere lì dalla mappa appunto del campo, e quindi questo sicuramente lo agevola e lo avvantaggia rispetto magari ad altri giocatori che sono più specifici, scusatemi, solo in quel ruolo. Qui mediana, ragazzi, invece ci mettiamo, come dico sempre io, ma un po' anche come nel calcio reale, per me il centrocampo ideale è quantità e qualità. Poi c'è chi preferisce più solo quantità, chi solo più qualità, però, ragazzi, secondo me avere due giocatori che possono, diciamo, interscambiarsi in questa maniera, secondo me è molto molto interessante. Qui ci mettiamo, ragazzi, un incontrista, un Patrick Vieira, che, attenzione, può essere anche sostituito con un onnipresente o con un collante, attenzione. Quindi eventualmente, se non avete un incontrista con queste caratteristiche, vanno bene anche altri stili di gioco come questi che vi ho già detto. La carta, l'importante, ragazzi, è che abbia questo tipo di caratteristiche, quindi che sia comunque veloce, che abbia una grande difesa, perché ricordiamoci è comunque pur sempre un mediano. In più dei difensori però deve avere un po' di tecnica, ragazzi. Lui alla fine della fiera è uno di quelli che imposterà il gioco durante le nostre azioni, quindi non possiamo metterci una carta, ragazzi, scarsa, che non sa magari dribblare, che non sa fare un passaggio, perché ovviamente tutto ciò che parte dal centrocampo poi arriva verso l'attacco il più delle volte, e senza avere una carta con queste caratteristiche diventerebbe un po' un problema, diciamo, riuscire a impostare correttamente l'azione. Quindi questa carta è, diciamo, strepitosa, ma ci sono comunque anche altre carte come un collante, come un onnipresente, che possiamo eventualmente provare
e inserire a nostro piacimento. Questa, attenzione ragazzi, io faccio una grande piccola specifica, dico è comunque una mia interpretazione, è una mia diciamo interpretazione di quello che io vedo questo modulo. Ci possono essere poi diverse varianti, diversi modi di giocare, è sempre una cosa soggettiva che ognuno di voi poi deve valutare chiaramente per conto proprio, per come si trova meglio, perché voi trovate un modulo, lo riproducete identico nel campo con gli stessi stili di gioco, magari non vi ci trovate, magari fate una piccolissima modifica e diventa il modulo più vincente in assoluto, quindi da valutare anche questo. Pirlo, dicevo, quindi a fianco al nostro amico Vieira offre invece tanta qualità, perché mentre Vieira offre quantità, quindi tanti recuperi di palloni, tanti intercetti, contrasti e via dicendo, Pirlo invece magari è un pelino meno da questo punto di vista, a livello di contrasti, a livello di fisico, a livello di interdizione, ecco. Però allo stesso tempo ragazzi è un gran player quando lo mettiamo a impostare, quando Pirlo si trova lì nella metacampo avversaria che ci fa i suoi bei passaggi ragazzi, tra l'altro ha due booster importantissimi come il regista di tutto campo che gli aumentano determinate statistiche proprio dal regista, e ragazzi diventa chiaramente una carta molto molto importante. Un tra le linee molto buono che mi viene in mente, se non abbiamo chiaramente Pirlo, perché capisco che sono due leggende, quindi sia Pirlo che Vieira, ma uno che mi viene in mente ad esempio è Modric o un Pedri, cioè sono dei giocatori ragazzi che possono andarlo diciamo possiamo andare a interscambiarli molto molto bene, quindi come alternativa eventualmente portiamo loro, perché sicuramente hanno dei parametri molto molto discreti, buoni e simili a quelli che può essere appunto un Andrea Pirlo. Andrea Pirlo era chiaramente un po' come Xavi, Iniesta e pochi altri, uno dei migliori centrocampisti di sempre, ma comunque può essere sostituito da uno di loro che saranno i futuri diciamo centrocampisti più forti. Qui ragazzi nella tre quarti attenzione, la cosa importante è mettere dei giocatori chiave, fondamentale ragazzi. Non mettiamoci altri stili di gioco, guardate, credetemi, le ho provate tutte, chi non attaccava, chi stava lì, chi scendeva indietro, cioè ragazzi, credetemi, l'unico stile di gioco qui buono è il giocatore chiave, secondo me, per come gioco io, è l'unico stile veramente decente. Il giocatore chiave cosa fa? Tenderà a buttarsi insieme a Messi e Mbappé verso l'attacco, poi analizzeremo meglio appunto proprio il discorso attaccanti. Però come trequartisti vi dicevo, secondo me è importante avere dei giocatori chiave che devono avere chiaramente delle ottime statistiche di tecnica, un'ottima velocità e ovviamente devono anche saper far gol. Questo Eze non sarà fortissimo sotto porta, ma comunque uno che con la sua velocità, con 88 e 93 di velocità e accelerazione, riesce a creare veramente riesce a impensierire le difese appunto avversarie. Dall'altra parte ci metto invece un De Paul. Questo De Paul ragazzi rispetto a Eze è un pelino più difensivo, perché De Paul lo conosciamo tutti, non è un giocatore non è un attaccante ovviamente, magari come un Eze che è un pelino più offensivo, è un giocatore però che mi dà una mano anche a recuperare i palloni, perché questo De Paul ragazzi è stratosferico. Io era una carta che non gli davo diciamo 2 lire, però da quando l'ho provato, da quando l'ho messo, ormai già da circa un anno ragazzi, è diventato inamovibile all'interno delle mie rose, perché comunque è un giocatore che dove lo metti gioca, almeno dal centrocampo in su ragazzi, quindi è veramente veramente importante avere un giocatore così duttile, con una buona velocità, una buona tecnica, una buona finalizzazione, anche se ha solo 72 ragazzi, credetemi, mi fa veramente dei tiri a giro che infatti ha 82 pazzeschi e spesso e volentieri segna. Vedete anche comunque dei parametri difensivi come contrasto, aggressività, coinvolgimento difensivo, quindi comunque ripeto ci dà una mano anche in quel senso. Quindi il mio consiglio qual è? Dei due giocatori chiave metterne uno un pelino più offensivo, quindi magari un Eze, un Ildiz o chi vogliamo noi, e dall'altra invece magari un giocatore, sempre giocatore chiave, ma un pelino più centrocampista.
quindi io ho messo Eze che è un pelino più attaccante e l'altro invece un pelino più centrocampista, in modo tale da avere proprio bilanciamento all'interno appunto della rosa. E non a caso ragazzi sono messi una a sinistra e una a destra, perché voi dite vabbè, ma se l'inverto che cambia? No, cambia ragazzi. Perché cambia? Perché andiamo negli attaccanti ragazzi. Qui abbiamo un giocatore che è un attaccante di rientro, quindi non è stata una mossa fatta a caso quella del trequartista più offensivo dietro Messi, perché l'attaccante di rientro ragazzi che farà? Come ben sappiamo tutti, o almeno per i più anziani del gioco, l'attaccante di rientro appunto è quell'attaccante che quando siamo in possesso di palla cercherà di fare il movimento a rientrare verso il centrocampo per ricevere palla, quindi farsela dare e magari cercare qualche combinazione e triangolazione. Questo Messi ragazzi è strepitoso, è clamoroso, ditelo voi un po' come volete, ma comunque è una carta veramente veramente top. Ci sono anche altre carte attaccanti di rientro che sono interessanti. Io però quello che vi consiglio è di non metterci un attaccante di rientro fisico solo grosso, diciamo, ma di metterci un attaccante di rientro comunque che sia un po' sguizzante, un po' come lo è Messi, perché comunque Messi, questo Messi tra l'altro proprio questo in particolare, ha un contatto fisico, un controllo corpo ragazzi che guardiamo le statistiche sono 88 e 95, quindi è una carta, tra l'altro c'è il booster sul re del calcio, quindi con statistiche di dribbling, possesso stretto, contatto fisico e controllo corpo che non sono per niente da sottovalutare. Una carta che io uso in sua alternativa spesso e volentieri è il Neymar ragazzi, ve lo faccio vedere velocemente dalla panchina. È il Neymar che ci hanno regalato circa un annetto fa, che ha delle statistiche secondo me abbastanza similari, magari ha un po' meno contatto fisico, però ho notato che in campo si muovono in maniera molto molto simile e questo a me mi fa solo che ovviamente piacere. Poi la coppia qui in avanti ragazzi fondamentalmente è un po' quella che vorrebbero avere un po' tutti gli allenatori di calcio, del calcio anche reale, perché abbiamo un attaccante che è Messi, che appunto abbiamo già detto viene incontro e ci fa il movimento inverso, nel senso no, viene un po' a ricevere palla per poi mistarla e creare i triangoli. Dall'altro lato invece ragazzi abbiamo un opportunista, quindi comunque un giocatore che tenderà a attaccare più la profondità, attaccare lo spazio, quindi andrà appunto ad attaccare gli spazi che la difesa avversaria lascia, e che comunque ragazzi veramente è devastante. Questo Mbappé è una carta uscita circa un anno fa, una secondo me delle più forti di Mbappé. Ovviamente non è una leggenda, quindi sto tralasciando quelle che potrebbero essere leggenda, che magari hanno qualche parametro in più, ma comunque ragazzi una qualsiasi carta di Mbappé voi abbiate può andare bene. Se non avete Mbappé o non vi piace va bene anche un altro opportunista. L'importante ragazzi che sia veloce, tecnico e che soprattutto sotto porta ragazzi deve fare gol. A noi ci serve solo che faccia gol. Lui ragazzi deve triangolare poco, deve soltanto correre in profondità e andare a far gol. Questa è diciamo l'essenziale. Chi fa gioco ragazzi ce l'abbiamo già, abbiamo Messi, abbiamo Eze, abbiamo De Paul, abbiamo diversi giocatori. Credetemi ragazzi, qui si creano tanti ma tanti buchi per le difese avversarie. È un modulo molto molto divertente, un modulo che vi farà vincere tante partite. Poi ovviamente più saliamo di categoria più avremo degli avversari difficili davanti, magari qualche gol in più lo prenderemo, magari qualche gol in meno lo faremo, però ragazzi un modulo credetemi divertente. Andiamo ragazzi a vedere le istruzioni individuali, però prima di vederle, perché anche queste sono fondamentali, vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, passando al link che trovate in descrizione supporterete il canale completamente in modo gratuito, è solo un modo per supportarmi, e Gamivo idem. Tra l'altro come avete visto a inizio video avete pure diritto a un piccolo codice sconto. Sono aperti, per chi non lo sapesse, anche gli abbonamenti, quindi che si vuole abbonare a un costo irrisorio di 1 euro / 2 euro ragazzi può abbonarsi al canale e sbloccare dei contenuti che comunque rimangono dedicati solo agli abbonati, o eventualmente anche la possibilità di giocare contro di me o di avere dei video addirittura personalizzati proprio su di voi. Quindi andiamo a vedere ragazzi subito le istruzioni individuali, molto molto semplici e molto basilari. Una su tutte ovviamente il difensivo ragazzi. Io voglio un centrocampo, come già detto prima, uno che va e uno che rimane lì
un po' come per l'attacco, no? Uno che va e uno che rimane lì. Quindi, o meglio, in questo caso Messi, uno che torna indietro. Il difensivo, ragazzi, sull'incontrista, secondo me è obbligatorio. Voglio proprio che Vieira stia lì davanti alla difesa, proprio a fare da polpo, come era lui quando giocava, a fare proprio da acchiappa tutto, no? Lì davanti alla difesa. E quindi voglio appunto che stia lì. Per questo vi consigliavo prima, eventualmente in alternativa anche un collante può andare bene. L'ancoraggio, ragazzi, a Mbappé, secondo me, lo so, è importantissimo, perché altrimenti rischierebbe di svariare troppo con magari De Paul o in altre posizioni con Messi o con altri attaccanti o con i trequartisti, magari a volte allargandosi anche, ma io voglio invece che stia lì, ragazzi. Mbappé, come già detto, deve fare gol, deve attaccare la profondità e fare gol, stop. Il resto del gioco lo facciamo con gli altri tre giocatori, Messi, Eze e De Paul nel mio caso. E il contropiede, dicevo appunto, sempre su Mbappé, proprio ancoraggio e contropiede, in modo tale che lui stia lì e stia su. Ragazzi, io voglio che lui stia lì, cioè voglio un punto di riferimento lì in attacco. Attenzione, ragazzi, perché ci possono essere però degli stili che possono essere interessanti allo stesso tempo, magari per creare un'alternativa valida a metà partita. E questi sono il fulcro di gioco. Parto da loro analizzando appunto la difesa, perché sono il fulcro di gioco, perché attenzione, il fulcro di gioco, ragazzi, se noi lo mettiamo al posto ad esempio di un Mbappé, è vero che non ci attaccherà molto la profondità come fa lui, ma allo stesso tempo abbinato con un senza palla, e attenzione, questa, ragazzi, che vi dico è una piccola chicca che in pochi conoscono, in pochi sanno, anche perché i senza palla di solito su sto gioco sono sempre molto denigrati e disprezzati, ma è una chicca che questa coppia d'attacco vi può creare veramente delle situazioni interessanti. Se in più ci mettiamo magari, ecco, un fulcro di gioco come Milik, molto forte di testa, molto bravo appunto nel far gol fisicamente, diciamo, più che magari di piedi, ragazzi, si crea una situazione molto molto interessante. Se ad esempio allargassi De Paul ed Eze e li facessi diventare proprio esterni, o anche solo uno dei due, e iniziassi a buttare cross in mezzo, ragazzi, avrei comunque un giocatore che mi viene e riceve palla, l'altro che fa movimenti, quindi mi porta via i difensori, e di conseguenza creerebbe spazi proprio per il fulcro di gioco. Quindi attenzione, ragazzi, attenzione a questo che vi sto dicendo, segnatelo, perché questa è una piccola chicca che ho testato e che è molto comunque divertente. Io diciamo che preferisco giocare più in maniera classica delle volte, quindi lascio più la coppia classica, però quando butto dentro questi due, ragazzi, comunque, pur non essendo Messi sicuramente Mbappé o Eto'o o Romario o chi vogliamo noi, ragazzi, però fanno comunque divertire, tanto che io mi porto, va bene, due difensori centrali che mi possono sostituire qualcuno della difesa, mi porto però Serginho, ragazzi. Serginho è uno specialista di cross, quindi quello che vi dicevo non è fine a se stesso, perché io tolgo De Paul, allargo Serginho, ragazzi, e ho cross assicurati fatti bene sulla testa di Milik. E Milik, credetemi che di testa segna veramente veramente tanto, cioè io i gol che ho a Milik più della metà sono di testa. Quindi, ragazzi, se avete un Haaland è uguale, se avete qualche altro giocatore comunque forte di testa è uguale, attenzione. Io ho Milik che è un fulcro di gioco e mi piace molto, però se avete un altro forte di testa va bene uguale. Un altro interessante, ragazzi, è Insigne. Insigne è una carta che trovai un po' di tempo fa gratuitamente, anche lui ha avuto un po' di fortuna, ma dopo anni, diciamo, di gioco qualche fortuna anche a me ci sta. È una carta interessante, un'ala prolifica, può fare diversi gol in attacco, quindi lo posso sostituire, lo posso mettere al posto di un trequartista oppure alzarlo anche a seconda punta. Il collante, come vi dicevo prima, al posto magari di Vieira. Il mediano tra le linee, Riqui Puig, non so come si dica esattamente, ma comunque, ragazzi, lui è una carta molto molto interessante. Non ha queste grandi statistiche difensive, ma comunque un tre linee, dei piedi buoni, quindi, ragazzi, attenzione. Neymar al posto dell'attaccante di rientro, Ildiz come trequartista, giocatore chiave, fondamentale, consigliatissimo. Questo Ildiz è uscito pochissime settimane fa. Tra l'altro in attacco sempre il nostro amico Heinz Rummenigge,
fortissimo, tra l'altro quando giocava, ragazzi, per chi se lo ricorda, comunque ha visto dei video, veramente un giocatore strepitoso, opportunista da sostituire eventualmente a uno dei nostri attaccanti. Milik già spiegato, Bebeto idem, e dall'altra parte invece mi porto comunque Snyder, perché non si sa mai che magari volessi cambiare qualcosina, ragazzi, perché attenzione, il cambiamento durante la partita può essere delle volte vincente. Magari a centro un trequartista ci metto lui, quindi più uno che riceve palla e che mi imposta l'azione piuttosto che uno che si butti solo in avanti, dall'altra lo allargo appunto mettendoci magari un Serginho e lì cambiamo magari la partita. Quindi attenzione, ragazzi, ci possono essere diverse soluzioni. Io però vi consiglio appunto di provare e di trovare la vostra, perché questo, come già detto prima, è il modulo che fondamentalmente gira bene con me, gira bene per me, per come gioco io. Lo prova uno di voi, magari non si trova bene. Vi consiglio di trovare comunque la vostra strada, e soprattutto quando avete trovato la vostra strada non cambiatela facilmente, anche se quel modulo magari inizialmente vi fa perdere, o dopo 10 vittorie vi fa fare 10 sconfitte. Ragazzi, non cambiate, purtroppo è un problema di gioco, non vostro. Le carte sono sempre le stesse, voi giocate sempre in questa maniera, è proprio un problema di come è fatto il gioco. Quindi mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio e vi saluto, alla prossima dal vostro Luca Taranto. Ciao!